Esistono tanti modi di giocare a Farming Simulator 25 e oggi voglio proporvene uno che ho visto da uno youtuber inglese che si chiama Scroft. E qui andiamo nella mappa di caricamento nella schermata di caricamento della sua mappa che si chiama Bevington Farm. Questa mappa è creata sulla base della Calmsden Farm, che poi è diventata Oakbridge, se non ricordo male, di Oxygen David. Abbiamo fatto anche un video sul canale, vi metto il link se volete andare a darci un'occhiata. Una mappa molto bella, molto inglese, e Scroft l'ha presa, e chiaramente con il consenso di David e di Oxygen David, ha fatto delle modifiche per renderla più adatta alla sua idea. E qual era la sua idea? La sua idea è quella di creare una mappa molto piccola, molto con basse risorse, con basse anche diciamo mezzi e strutture all'interno, per creare una sorta di storia sulla quale poi costruire l'evoluzione della partita. E Scroft propone questa mappa a chiunque, basta scaricarla, è gratuita, vi lascio il link chiaramente in descrizione. E dopo vediamo anche come si può fare per scaricarla, ma è un'operazione veramente molto molto semplice, in modo che tutti possano giocare, chiaramente se vogliono, la partita come l'ha impostata lui. E cos'è che ha fatto? Andiamola a vedere, entriamo in gioco. Allora, qui siamo appunto, dicevo, la mappa è esattamente la Calmsden Farm. Quello che ha fatto Oxygen è stato modificare la fattoria e alcuni aspetti della mappa che adesso vediamo. E peraltro io poi ho fatto a mia volta ulteriori modifiche, ma queste sono meno importanti. Ecco, qui vedete siamo all'interno della fattoria, c'è un capannone come garage per mettere gli attrezzi, qui c'è la casa dove si può dormire, più dietro si può andare a cambiarsi. La cosa secondo me interessante di questa mappa è che è molto centrata sugli animali, ma sui piccoli allevamenti di animali. Vedete qua dietro c'è una prima stalla, adesso che ho lasciato aperto, con una decina di mucche dentro. Ma se facciamo il giro, molto bello anche da quest'altra parte, qui abbiamo due capannoni dove possiamo stivare balle, queste sono balle utilizzabili chiaramente. Poi abbiamo queste piccole stallette dove possiamo appunto mettere ulteriori mucche sia da latte che da non latte. Vedete che qua abbiamo le mucche non da latte, stipate in questo spaziettino un po' piccoletto. Qui abbiamo un ulteriore spazio per mucche, qui ulteriori capannoni, e qui abbiamo anche delle celle per far crescere gli agnelli. Sono 6 i vitelli, sono 6 celle. Qui c'è lo scarico del liquame, adesso dopo ne parliamo, liquale e concime. E qua torniamo indietro e c'è il silos, questo qua, e le mucche. Come è fatta la mappa? La mappa, dicevo, è esattamente la Calmsden Farm, ma all'interno della fattoria noi abbiamo questo enorme possedimento intorno alla fattoria, che è tutto, ora qui siamo sull'agricoltura di precisione perché supporta anche la precision farming, ecco che è tutto coltivato a erba, questo è mega spazio, e a frumento e a colza. Questo è un campo di colza pronto per la raccolta, questi invece sono 4 campi di frumento che possono essere anche questi pronti alla raccolta. Tutto il resto è erba, e abbiamo anche all'aria aperta questo allevamento di pecore con tanto di lana già prodotta. Non fate caso a questo carro che è il mio. E qui abbiamo le pecore che beatamente se la pascolano all'aperto all'interno di questa mappa. Lo spazio, vedete, è molto grande perché poi in questo spazio qua, vediamo se riusciamo ad andare, ci arriviamo da qui, eccolo qua, superiamo la vasca del concime. In questi spazi che vedete sono divisi da queste siepi con queste barriere. In questo spazio si può andare a fare un pascolo per mucche. Una delle mod che peraltro va inserita insieme a questa partita, sono mod presenti sul Modhub, è il fenceless, che permette di creare pascoli senza recinti, quindi qui si può fare un bellissimo e grande recinto per almeno 150 mucche. Qual è lo scopo della partita? Come vedete abbiamo pochi soldi, 230.000 euro, ma perché ho già comprato alcuni mezzi, si parte con 350.000 euro, con 200.000 euro di debiti,
285.000 euro di debiti, e lo scopo è portare avanti la partita giocando diciamo lentamente con pochi mezzi, anche perché gli spazi qui in farm sono molto molto ristretti, avendo come unico supporto di partenza questo trattore che adesso avevo messo giusto a lavorare sul terreno ad erba per falciarla, per cominciare a fare un po' di fieno e un po' di erba, mentre invece dovremmo aver noleggiato una trebbiatrice, eccola qua, che adesso è bloccata dal carrello, che invece sta appunto mietendo il grano per poter fare poi anche un po' di paglia e poi portare tutto all'interno della nostra farm. La partita che ci propone Scroft, che volendo possiamo appunto giocare caricando il suo save game, è di calarsi in questi prati verdi dell'Inghilterra, in questa fattoria molto vecchia, molto scasciata. La backstory, la storia di contesto che lui ha inventato, è quella appunto di un vecchio fattore che aveva costruito questa fattoria nel corso degli anni, che vedete anche esteticamente è molto molto, come dire, antica, vissuta, no? Ah, dimenticavo, qua c'è anche un bunker con 100.000 litri di insilato che sono pronti per essere messi in un carro miscelatore, che non abbiamo soltanto un trattore, un New Holland, un T7 che viene insieme alla partita. E dicevo, quindi lo scopo è prendere questa fattoria appunto un po', non dico in rovina perché non è vero che è in rovina, diciamo un po' vissuta, un po' arrugginita, e farla crescere, farla diventare una fattoria più importante, facendo leva sugli asset, sui valori che abbiamo, cioè gli animali che stanno crescendo, quindi le mucche che abbiamo sia da latte che non da latte all'interno di queste stalle, le pecore che abbiamo messo nell'allevamento qua fuori, utilizzando i nostri campi che sono i campi di erba e di grano. Avendo così pochi soldi, un consiglio che dà lo sviluppatore, lo youtuber che ha creato questa mappa, è quella di lavorare con i mezzi usati, ma non usando l'usato del gioco, ma usando una mod che vediamo, adesso dopo la vediamo con più calma, che ci consente di cercare i mezzi che ci servono. È una mod che funziona in maniera abbastanza facile, per cui noi isoliamo i mezzi. Per esempio serve sicuramente un trasporto per gli animali all'interno di questa farm, perché dovremo appunto muoverli fra un allevamento e l'altro. Vedete, le stalle sono abbastanza piccole, adesso dopo le guardiamo meglio. Quindi noi possiamo un trasporto per gli animali. Qui ho installato questo della Hofbergman, che è installabile su tutte le partite, ma ce ne sono chiaramente anche altri. Però ammesso che questo trasporto potrebbe andare bene, che tiene 5 mucche, 12 pecore, poi anche 13 maiali, ma qui non abbiamo i maiali, una volta preso io posso comprarlo, noleggiarlo, oppure posso anche, vedete in basso, c'è quel nuovo campo Find Used, ovvero trovalo usato. Cosa vuol dire? Vuol dire che non mi dà subito questo mezzo usato, ma mi consente attraverso delle ricerche, che possono essere normali, estese o continuative, con diverse possibilità di successo. Una ricerca normale mi costa 705 euro e al 65% riuscirò a trovare il mezzo, chiaramente usato, quindi a un prezzo chiaramente molto basso. Estesa vuol dire che la ricerca potrebbe durare fino a 3 mesi, mi costa 887 euro, però ho l'80% di possibilità di trovare il mezzo. Oppure continua vuol dire che me lo cerca per un anno intero, finché non lo trova, e ho comunque una fee da pagare di 2000 euro. Mettiamo che noi adesso non abbiamo subito urgenza, no, di avere questo mezzo, quindi mandiamo la ricerca estesa. Cosa accadrà quando questo mezzo verrà trovato? Arriverà un messaggio in gioco, noi potremo andare nel normale shop dell'usato e trovare, insieme ai mezzi che la partita ci propone, perché questi continuano a arrivare, no? Però chiaramente sono mezzi che per esempio non ci servono. Questa è una lama per il foraggio, questo è un ranghinatore, potrebbe anche servire. Questo non ho idea di cosa sia, è una piantatrice per le canne da zucchero, questa è una pala gommata, insomma ci sono mezzi che in questo momento non ci servono. Invece in questo modo noi selezioniamo il mezzo che ci serve e col tempo, con calma, arriverà. E questo con tempo, con calma, è un po' il senso, no, della partita. Io per esempio sto giocando con più giorni a mese, qui sono a mi pare 3 giorni per ogni mese, e ho appunto preso usati. Qui abbiamo anche la mod del garage, possiamo anche vederla, eccola qui.
ho preso usati dei mezzi per fare l'erba, perché banalmente l'erba è alta, la possiamo falciare. Ho preso questi mezzi usati che vedete hanno 48-40 mesi, perché appunto sono usati, l'ho pagati molto poco e mi consentono quindi di iniziare una partita con pochi soldi, con mezzi chiaramente modesti. Sono una falciatrice base, il ranghinatore base, il voltafieno base, il ranghinatore base, che chiaramente valgono poco, che hanno probabilmente la tendenza anche a rompersi, dovrei portarli in officina per farli riparare, ma mi consentono di partire con pochi soldi e piano piano avviare la mia attività. Il trattore nuovo, ripeto, è quello che viene nella partita, l'Holland il T7, che volendo potremo vendere e prenderci un altro trattore usato se vogliamo fare un po' di soldi. In questo momento l'ho ottenuto. I mezzi, per quanto riguarda quelli che usiamo meno, tipo per esempio la trebbiatrice, la New Holland, la possiamo tranquillamente noleggiare. Poi finito di mietere, vedete questi 4 campi che sono qua di orzo, e poi dovrebbe esserci un campo di colza laggiù in fondo. Una volta finito di mietere in questa stagione, li riconsegniamo. Chiaramente teniamo anche al minimo l'operaio, perché dobbiamo risparmiare soldi, e facciamo la nostra partita, mi verrebbe da dire molto chill, all'interno della campagna inglese, con questi immensi spazi verdi, con queste separazioni precise dei confini, vedete, con pochissimo spazio fra il confine e la fine del campo, quindi anche con delle manovre da fare con attenzione, direi, con i nostri animali, peraltro anche appunto anche pochi, no? Con stalle molto piccole. Qui ci stanno 10 bestie, qua ce ne stanno 5, che poi potremmo spostare nel pascolo che abbiamo visto prima una volta che l'abbiamo costruito. Ecco, vedete, niente di... poi mi sono personalizzato un po' la partita, perché vi faccio vedere questa cosa che ho fatto io. Poi chiaramente ciascuno, una volta che ha installato il save game di Scroft, può farci quello che vuole. Io mi sono installato questo distributore del letame perché non funziona quello di base che aveva messo lui. Lo dice anche nel suo video, perché poi ha fatto 2 video dove spiega il funzionamento della mappa. Questo invece funziona. Vediamo se ha già accumulato letame. Sì, 251 litri, quindi piano piano accumulerà letame. E un'altra cosa che ho fatto, ma perché sono pigro, perché altrimenti lui non l'avrebbe fatto, vedete, lui ha impostato questa fattoria con le stallette una a fianco all'altra, e poi con questi spazi dove stipare le balle, in modo poi da muoversi con un attrezzo, un caricatore frontale, qualcosa anche di piccolo, per mettere poi le balle negli animali. Io invece, siccome appunto dicevo sono pigro, per evitare di fare storage di balle, mi sono installato questo, che è lo storage di balle e di pallet di Black Sheep, che ci sta comunque bene all'interno di questa fattoria. E qui posso fare lo storage automatico, contiene fino a 550 pezzi fra balle e pallet, quindi io posso portare le balle qui, lui me le mette in ordine, poi quando le voglio tirar fuori mi reco al punto distributore, adesso il magazzino è vuoto, mi scarica la balla, me la prendo col caricatore frontale, la porto dove la devo portare, senza però bisogno di preoccuparmi dello stoccaggio. Però queste sono cose che ciascuno poi può fare. Lo spazio in questa fattoria non manca, come vedete, è pieno di terreni. Questa è tutta roba nostra, terreni verdi ad erba, c'è tutto questo terreno vicino alla farm dove possiamo fare cose, anche se c'è da stare attenti alle pendenze. Ecco, il senso della proposta che volevo fare era di dare un occhio ai video di Scroft, vedere con quanta passione lui racconta come ha costruito questa farm, come ha avuto i permessi da Oxygen David e come lui la sta giocando, perché sta facendo una vera e propria serie all'interno di questa farm che lui stesso ha creato basandosi sulla mappa di Oxygen David, in maniera piano piano, lenta lenta, usando mezzi usati che non arrivano subito ma che bisogna aspettare che siano disponibili, prendendo prestiti e quindi dovendo gestire con attenzione i denari. Sta giocando questa partita a Farming Simulator. Vediamo rapidamente come si installa la mappa. Facciamo anche un po' di pubblicità a Scroft. Ecco, vedete dal link che vi metto in descrizione, si finisce qua, dove lui dice appunto benvenuti alla Bevington Farm, un corner, un angolo della Camsden
che appunto è la mappa originale, Oakbridge, si chiama la nuova, è la stessa mappa che ha cambiato nome di Oxygen e Oxygen David, se volete guardarla, ripeto, abbiamo fatto anche un video qua sul canale. Qui c'è il download, adesso lo vediamo, e qui c'è la backstory, no, che lui ha creato, cioè Malcolm Rowe Williamson ha condotto questa farm alla vecchia maniera, con delle stalle vecchie, con materiale stanco, esausto e nessuno spazio per idea moderna. Infatti avete visto, la farm è molto compressa. Adesso lui se n'è andato e noi ce la siamo comprata, ci siamo comprati i campi, ci siamo comprati le vacche, ci siamo comprati i debiti anche, perché infatti partiamo con dei debiti, e abbiamo soltanto questo nuovo scintillante New Holland T7, una testa piena di sogni, e abbiamo anche il permesso per costruire una stalla per le mucche che è nel campo che abbiamo visto prima. Poi chiaramente non ciascuno può costruirla come vuole. Il save game parte con 350 sterline, euro, quando la metteremo sulla nostra partita, 285 di debito, il New Holland. Ci sono 4 campi di grano, un campo di colza, 8 campi di erba, che è quelli che stavo tagliando, 40 pecore nel pascolo e 35 mucche che sono sparse in 4 piccole costruite a mano, personalizzate stallette, e 100.000 litri di insilato nella fossa. Per fare il download basta premere su download. Adesso io ho già scaricato la mappa. Chiede di fare una donazione, ecco, questo è importante. La donazione, dice Scroft, non è importante, basta dire 0 e si scarica la mappa senza nessuna donazione. Casomai qualcuno volesse fare una donazione, questi soldi andranno a Oxygen David, non a Scroft, quindi all'ideatore originale della mappa, su quella quale poi Scroft ha fatto queste modifiche. Premendo download si scarica un file, che è questo qua, è uno zip, che una volta aperto cosa contiene? Contiene lo zip della mappa che va messo nelle mod, e quindi qui poi il Farming Simulator vedrà la mappa, e contiene il save game che va messo all'interno dei save game. Lo trovate nella cartella di Farming Simulator, ci sono tutti i save game 1, 2, 3, 4, 5 fino a 20 se li avete attivati. Qui chiaramente va rinominato con il numero del save game che volete inserire, quindi ad esempio se avete libero lo slot 7 nei save game, rinominate questa cartella save game 7, chiaramente cancellate l'eventuale save game 7 che avete nella vostra partita, ed ecco fatto. Poi ci sono delle mod necessarie, sono tutte nel mod hub però, quindi facilmente installabile. C'è anche le istruzioni, quindi volendo potete seguire quelle. Dicevo, le mod sono queste 6 che servono perché contengono alcuni asset che sono stati usati nella farm. Qui c'è il link al mod hub, volendo potete usare questo, oppure direttamente in gioco potete cercare la mod. Questa per esempio si chiama All the Ground Texture, e da lì scaricare la mod in modo da averla poi disponibile per la partita. Ed ecco fatto, è tutto qui, e in questo modo si può giocare questa partita e passare qualche ore nella campagna inglese, in questa fattoria secondo me veramente molto molto carina, proprio per muoverci, per organizzarci, facendo anche un po' di, se vogliamo, di quasi roleplay, no? Immaginandoci di essere questo nuovo giovane fattore che rileva la farm dal fattore più anziano e cerca di dargli un tocco di modernità, partendo però con pochi soldi e cercando di fare quello che si può fare. Bene, il video è tutto qua, volevo soltanto presentarvi questa bella iniziativa di questo youtuber inglese che si chiama Scroft. Avete tutti i link in descrizione, scaricate la sua mappa, giocateci, o comunque semplicemente seguitelo, perché dà comunque un'altra visione, un'altra area di come può essere giocato Farming Simulator, che a me piace molto. Poi chiaramente ciascuno fa quello che vuole, ciascuno gioca chiaramente come vuole. Qui volevo semplicemente presentarvi un altro modo, ecco, un altro punto di vista di guardare Farming Simulator. Spero vi sia piaciuto, grazie per essere arrivati fin qui e ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao a tutti!